Allora, certo che dopo una testimonianza di questo tipo il mio ruolo è molto che riduttivo, perché veramente ha detto delle parole straordinarie, dette da un uomo che è nato in un'isola. Io sono nato in un'isola, quindi condivido in pieno il pensiero dell'imprenditore uomo, difficoltà di, diciamo, impegnarsi che nella propria terra. Vi vorrei dare questa sera tante ricette, vi vorrei fare sentire i profumi, perché il coraggio del cuoco passa anche attraverso i fuochi, la cucina, gli ingredienti, la territorialità del prodotto, il rispetto immenso che ci deve essere per il contadino, perché il contadino, la figura cardine della nostra attività, noi siamo solamente degli esecutori. Quindi il coraggio del contadino che mette ogni giorno nel coltivare il pezzo di terra, inseminare, raccogliere e proteggere qualcosa di importante che poi va a finire praticamente a noi o alle donne di casa per trasformarle in cibo. E quindi adesso praticamente in queste ore di attesa ho preso un po' di appunti e con l'uso della tecnologia, che non sono molto bravo, praticamente ho scritto alcuni spunti da sviluppare. Il cuoco, il coraggio di non lamentarsi, il coraggio di essere consapevoli e donarsi agli altri. Questo vale per tutti i lavori. Quando una persona decide di fare qualcosa per gli altri, deve essere totalmente a disposizione della comunità e delle persone che decidono di avere un approccio col nostro mestiere. Quindi massimo rispetto è il coraggio dei lavoratori che stanno praticamente 18 ore al giorno a pensare di fare qualcosa di buono, il coraggio di affrontare i cambiamenti generazionali e, se è il caso, affrontati con umiltà. Adesso noi non mangiamo più come 50 anni fa, perché lo stress è maggiore, il clima è differente, il prodotto cresce in maniera totalmente differente appunto da tantissimi anni fa. I nostri nonni ci hanno insegnato a nutrirci con pochissimi elementi, con la cucina povera, sostanziosa, fatta di dignità. Oggi il cuoco deve essere ambasciatore di quello che noi dobbiamo assolutamente incamerare dentro il nostro corpo e il nostro fisico, perché purtroppo è abituato a digerire in un'altra maniera di tantissimi anni fa. Quindi il rispetto per l'ingrediente e territorialità del prodotto, che è una cosa che ripeterò sempre. Il coraggio di rimettersi in discussione a prescindere dal dio danaro, rischiare e svuotarsi da tutto. Non bisogna assolutamente lavorare, per quanto mi riguarda, e lo dico perché insomma che mi ascolta gente che in questo momento mi conosce, per il dio danaro. Cioè chi insegue i soldi in maniera assoluta in qualsiasi campo è destinato a fallire qualsiasi progetto. I soldi arrivano quando l'umiltà è talmente tanta da non fare più caso se la gente viene da te per pagarti, perché non bisogna assolutamente essere comprati o acquistati da nessuno. Cioè quella è una chiarezza di pensiero di cui io faccio praticamente che è il verbo assoluto. Il coraggio di non sentirsi assoluti, ma prendere parte alla vita e rispettare la gente indifesa che subisce ingiustizie da parte di ciarlatani che si credono forti e coraggiosi. Qualsiasi mestiere, qualsiasi settore, ci sono tante persone che non ne capiscono assolutamente nulla e purtroppo sfruttano a volte la fame delle persone. Quindi se io faccio il ristoratore devo essere assolutamente sicuro che l'ingrediente che compro è ottimo, a discapito anche delle nostre tasche personali, per far sì che la gente debba assolutamente conservare un buon ricordo col cibo che ingoia, perché il rapporto tra il cuoco e il commensale è intimissimo. Io penso una ricetta, la cucino e la do a chi la mangia e quella persona porterà per ore e ore un ricordo dentro di sé. Quindi che deve essere assolutamente straordinario e positivo.
Soprattutto il coraggio di esserci e non apparire. Non tutti hanno la possibilità di guardare. Dovremmo anche farci sentire attraverso i suoni della nostra anima. A volte il rapporto fra le persone è totalmente distaccato. Cioè, guarda che c'è questa cosa di abbracciarci, dire ciao, che fai, come stai, ma fondamentalmente forse non ce ne frega assolutamente niente. E oggi c'è tanta gente che ha bisogno di tutto appunto per questo motivo, perché noi siamo concentrati troppo che col nostro io e ci guardiamo poco attorno. In questo caso il cuoco deve essere quella persona, almeno io, che almeno 20 volte l'anno deve dare il mio operato alla gente che ha bisogno, a prescindere da tutto. Dobbiamo essere un po' i pellegrini del cibo. Dobbiamo che regalare è un'esperienza, è una gioia. Il coraggio è quello delle madri di un campo profughi in Sudan incontrate la settimana scorsa. Ho avuto questa esperienza che ho definito l'esperienza della vita e non vi racconto quello che io ho fatto, perché nei miei 53 anni che ho fatto tantissime cose, e lì ti rendi conto qual è il coraggio di una madre per nutrire i figli in un campo profughi senza acqua, senza cibo, senza luce e senza scarichi, vivendo in case di fango. E lì tu ti rendi conto come la donna è l'emblema assoluta del coraggio. Cioè, perché la donna praticamente nutre, cioè a discapito delle difficoltà e di tutto, una creatura che nasce dentro di lei, attraverso anche noi, quello è ovvio, però riesce praticamente a isolare il figlio da tutte le difficoltà che ci sono purtroppo in questo mondo. Grazie.